Che succede, Paolino? Non funziona la penna. E hai solo quella? Non ne hai un'altra da usare? Fa vedere. Sì, ma questa è una penna da 4 soldi, Paolino. Per forza si rompe. No, non è una penna da 4 soldi, è una penna da 2 euro questa. Era quella che costava di più al supermercato. Senti, Paolino, comportati da persona intelligente. Domani ti porti qualche penna in più, va bene? Comportati da ragazzo maturo, su. Paolino, Eh, mamma, cosa hai combinato oggi a scuola? ma come fai a saperlo? Io so tutto, Paolino, so tutto. Ho preso una nota, è sul registro elettronico. Ma chi te l'ha data la nota? Il prof di italiano. Ah, lui, che uomo meraviglioso, così colto e bello da far perdere la testa. Mamma, è anche così da far perdere la pazienza. Come promesso, torniamo a parlare della preposizione da. In questo video ho parlato dei primi 5 usi, in questo nuovo video invece vediamo altri 4 usi più avanzati. La preposizione da è veramente molto usata in italiano e conoscere bene i suoi usi è fondamentale per parlare italiano in modo naturale, autentico e corretto. E di nuovo il nostro caro Paolino e il perfido professore ci hanno presentato questi nuovi usi di da in contesto. Cominciamo con il primo. La penna di Paolino non funziona e il professore gli chiede: E hai solo quella? Non ne hai un'altra da usare? Non ne hai un'altra da usare? Che cosa introduce da in questa frase? Da ha un valore di fine, di scopo. Indica quindi l'obiettivo. Non hai un'altra penna che puoi usare? L'obiettivo è usarla questa penna. È come dire, non c'è niente da mangiare in frigo, non c'è niente che possiamo mangiare. Da può anche sostituire un verbo modale come potere, no? Ma indica l'obiettivo finale di quello che stiamo dicendo. Professore, le porto degli esercizi da correggere, con l'obiettivo di correggerli. Quindi è seguito da un verbo all'infinito, ma può anche essere seguito da un sostantivo, come nei casi di occhiali da vista, una tuta da sci, una tuta che serve per sciare. Vediamo il secondo uso della preposizione da di questo dialogo tra Paolino e il professore. Sì, ma questa è una penna da 4 soldi, Paolino. Per forza si rompe. No, non è una penna da 4 soldi, è una penna da 2 euro questa. Era quella che costava di più al supermercato. Questa è una penna da pochi soldi. No, guardi che è una penna da 2 euro. In questo caso è chiaro, no? Da introduce il valore di qualcosa. Introduce quello che è chiamato complemento di prezzo o stima. Una penna da pochi soldi, una penna che vale pochi soldi. No, è una penna da 2 euro. Mattia ha comprato una casa da 1 milione di euro. In quel negozio vendono camicie da 4 soldi, da pochi soldi. Poi il professore dice: Senti Paolino, comportati da persona intelligente. Domani ti porti qualche penna in più, va bene? Comportati da ragazzo maturo, su. Comportati da persona intelligente. Comportati da ragazzo maturo. E in questo caso da che cosa introduce? Indica un modo, una maniera di comportarsi e infatti introduce un complemento di modo e maniera. Significa comportati come una persona intelligente, nel modo in cui si comporterebbe una persona intelligente. Comportati da ragazzo maturo. Te lo dico da amico, non fidarti di quella ragazza.
Ho agito da stupido. Mi dispiace. Ultimo uso di questo dialogo, vediamolo. La mamma di Paolino dice: il professore è così bello da far perdere la testa. E Paolino dice: sì, è anche così da far perdere la pazienza. Da far perdere la testa e da far perdere la pazienza. Che cosa introduce da in questo caso? Introduce una conseguenza. È così bello che fa perdere la testa, quindi introduce la conseguenza di qualcosa. Ho letto così tanto da avere male agli occhi, che alla fine mi è venuto male agli occhi. Erano così stanchi da non riuscire a tenere gli occhi aperti, che come conseguenza non riuscivano a tenere gli occhi aperti. Vedi come anche in questo caso da è seguita da un verbo all'infinito. Ci sono altri usi di da, per esempio nella forma passiva. Paolino è stato sgridato dal professore, ma ne ho già parlato in questo video qua. E poi ci sono altri piccoli usi che magari vedremo in futuro. Intanto fermiamoci qua. Grazie per la tua compagnia e ricordati che se non lo hai ancora fatto puoi lasciare un mi piace a questo video, puoi commentare qui sotto con delle frasi usando la preposizione da e puoi anche iscriverti al mio canale, così non perderai neanche un video che pubblico. Grazie e a presto!